Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella mia seconda miniserie dopo il tutorial di come creare un bot di Telegram. In questa miniserie, voglio, come avrete già letto dal titolo, voglio insegnarvi come partire con il piede giusto in ambito di programmazione. Dato che il mio percorso di programmazione ho iniziato proprio con il linguaggio batch. Iniziamo immediatamente con precisare alcune cose. Allora, prima di tutto, i computer parlano con il linguaggio macchina, che è abbastanza difficile da capire per quelli che hanno appena iniziato. Quindi sono stati creati i linguaggi di programmazione, che sarebbero un intermedio tra linguaggio macchina e inglese. Un esempio di linguaggio di programmazione che ho imparato io per primo è stato il linguaggio Batch, ovvero un linguaggio esclusivo per Windows, molto semplice, si basa di più sulla gestione delle directory e dei file più che programmare. Cioè il linguaggio C, il Java e il PHP hanno più funzioni in ambito di linguaggio, proprio linguaggio. Invece il batch ha pochi comandi in ambito di programmazione seria e diciamo che si amplia di più nell'ambito di gestione delle directory, per esempio come creare un file direttamente da il CMD. Poi vedremo che cos'è e niente, iniziamo immediatamente con la pratica. Ci serve un IDE, ovvero un ambiente di programmazione, quello che ci servirà per programmare. L'IDE standard per il batch è un qualsiasi editor di testo. In questo caso potete utilizzare Atom, CodeBlocks o altri, oppure semplicemente il blocco note di Windows, che è trovabile anche su qua cerca, basta che andate su, scrivi qui per eseguire la ricerca e scrivete blocco note, facilissimo, si trova solo in Windows, in Mac e Linux si trovano altre robe. Allora la prima cosa che dobbiamo andare a fare è aprire un blocco note e salvarlo immediatamente, quindi salva con nome, dove volete, lo salvo nel desktop con un nome, per esempio tutorial batch, anzi tutorial e basta, perché questo non è proprio un tutorial sul batch ma un tutorial su come iniziare a programmare. Allora, .txt, che cosa significa .txt? Significa .text, ovvero file di testo. Quindi per esempio, se salviamo questo tutorial.txt, ci scriviamo qualcosa e poi lo salviamo e lo chiudiamo, ci rimarrà una specie di documento digitale. Se invece noi andiamo a salvarlo con un altro nome, ovvero tutorial, sempre tutorial, ma questo lo eliminiamo. No, non volevo aprire il cestino, volevo svuotarlo. Ok, tutorial, ma stavolta ci mettiamo .bat, ovvero l'estensione per i file .batch, cioè ovvero per i file scriptati in batch. Perché non si può scrivere semplicemente .batch? Perché dovete sapere che alcuni anni fa le estensioni potevano essere solamente il massimo di 3 caratteri. Per esempio, se volete creare un file HTML esiste ancora il .html, ovviamente si può anche HTML. Vabbè, questo lo vedremo forse in altri tutorial. Quindi tutorial.bat, l'estensione .bat che qua non c'è. Eccoci qua sul nostro file, come vedete ha cambiato l'icona, tutorial.bat, e se proviamo ad aprirlo ci dirà è impossibile eseguire questa nel tuo PC, perché è vuoto, diciamo.
Adesso noi l'abbiamo chiuso, come si fa ad aprirlo? Con il blocco note ovviamente, tasto destro e modifica, ecco qua, altrimenti utilizzate apri con blocco note, eccetera. Allora le prime cose che si dovranno scrivere saranno queste due, ecco off e pause, null. Queste cose le vedremo più avanti. Potete anche togliere questa freccettina null, però vi sconsiglio perché è piuttosto scomodo. Allora, per stampare a video, ovvero mostrare in output qualcosa, bisognerà utilizzare il comando echo. Partiamo con lo spiegare che cos'è l'output. Allora, l'output, anzi partiamo con il parlare dell'input, forse li avete già sentiti, input e output sono composti da due parole, diciamo. Per esempio input è composto da put in, ovvero tradotto in italiano è mettere dentro, e output significa quindi put out, mettere fuori. L'input è un passaggio di dati, un trasferimento di dati come volete chiamarlo, dall'utente, ovvero da noi umani, al sistema tramite un hardware, ovvero una tastiera oppure un mouse oppure qualcos'altro. Invece l'output è un passaggio di dati tra il computer e l'utente. Per esempio facciamo così: noi abbiamo la nostra icona del blocco note, noi ci clicchiamo, ovvero diamo l'input di cliccare su quest'icona e lui ci dà come output la finestra del blocco note. Ecco un esempio di output. Riscriviamo il nostro echo off pause null, ricordatevi la chiocciola, vedremo poi a cosa serve tutto. Quindi per esempio vogliamo scrivere echo ciao, questo significa mandaci in output una stringa ciao. Quindi lo salviamo, possiamo anche tenerlo aperto, lo apriamo ed ecco qui questa schermata nera che si chiama DOS o MS-DOS o anche CMD o PROM dei comandi, c'è un botto di nomi, si chiama anche terminale, ci invia il messaggio ciao e poi il nulla. Se premiamo un qualsiasi tasto, per esempio adesso premo la L, ci chiude il file. Adesso proviamo una cosa, proviamo a spiegare questo pause. Ecco, tutto bene? Ecco, che cosa succede se scriviamo ecco ciao pause, ecco tutto bene? Pause in inglese significa pausa. Quindi ciao, premere un tasto per continuare, uno qualsiasi, per esempio io premo la G, tutto bene, e a questo punto entrerà in azione il pause null che spieghiamo fra poco. Praticamente il pause fa sì che il programma non venga continuato finché l'utente non prema un tasto a caso, l'invio oppure un tasto alfabetico, una lettera o un numero, e adesso entra in gioco il nostro pause null. Cosa significa pause null? Ovvero, più precisamente questa freccina null significa null tecnicamente sarebbe 0, significa non inviare nessuna stringa quando richiedi di premere un tasto, ovvero a differenza di pause, il pause null non fa apparire niente. Se il pause ti fa apparire un premi il tasto per continuare, qua non ti fa apparire nulla. Quindi tutto bene e chiude. Benissimo, perfetto. Adesso
abbiamo spiegato il pause, abbiamo spiegato l'eco, proviamo a spiegare il concetto di variabile. Per esempio, facciamo un esempio. Io sono in un sito web, e devo fare la registrazione a questo sito. Devo immettere i miei dati, ovviamente pubblici, per esempio, non so, vado su YouTube e mi iscrivo, devo avere un account, e su questo account ci metto il mio nome, eccetera, la mia mail, eccetera. Per esempio, facciamo finta che questo sia una sorta di YouTube o altro in cui ti devi registrare e ti chiede il nome. Questo nome non è uguale per tutti, ovviamente, quindi io inserisco il mio nome, che può essere Lexar, che può essere, non so, GG, può essere Applications, sto sparando parole a caso, però facciamo finta che siano i nomi dei miei 3 account, e questi nomi li registra. Quindi se io vado a fare il login, ovvero rientro nel mio account, mi chiede quali sono i miei dati, io ci metto, a differenza del nome che inserisco, tipo inserisco Lexar, e lui mi dice benvenuto Lexar, questi sono i tuoi dati. Ovviamente adesso non andremo a salvare i dati, però semplicemente faremo che se tu metti il tuo nome ti invierà un messaggio: ciao, non so, ciao Matteo, ciao Marco, o robe così. Per questo ci servono le variabili. Il nome variabile significa che varia. Ogni variabile è come una scatola in cui ci inseriamo qualsiasi cosa che vogliamo, che sia una lettera, una frase, un numero con la virgola o non, eccetera. I tipi di variabile sono robe di altri linguaggi, tipo C o Java, ma nel linguaggio bash non si devono specificare, anzi si specificano dal valore che ottengono. Per esempio nella variabile, questa scatola qui, immaginare, la chiamo TC, e ci metto dentro il numero 0, 0.7. In questo caso la variabile tg prenderà il tipo float, ma questo non ci serve saperlo. Come si dichiara una variabile? Con un bel set tg uguale 0, per esempio. Quindi che cosa succede adesso? Che ogni volta che noi stampiamo, anzi diciamo al programma di stampare il valore di tg, lui ci risponderà 0. In questo caso, per stampare il valore di una variabile si mette il nome di una variabile circondata da 2 percentuali, quindi adesso tg è uguale a 0, stampano il valore di tg, è semplicissimo. Ecco disattivato. Cosa sta succedendo? Oddio, calma. Ecco, perfetto. Sì, non ho idea del perché si debba mettere attaccato. Forse mi sono confuso con altri linguaggi, scusate. Vabbè, quindi la sintassi è questa, e vale anche per tutti gli altri numeri, ovviamente. Quindi 5, oppure può valere anche per le stringhe, ovvero è uguale a ciao, ecco ciao, eccetera. Allora, le variabili sono gli elementi che servono per l'input, quindi un valore dato in input, quindi un valore casuale che potrebbe essere qualsiasi cosa che viene data dall'utente, viene inserita in una variabile.
Quindi per esempio io chiedo al mio bell'utente il suo nome, che può essere sia Carlo, sia Magno, sia Marco e tutti gli altri nomi esistenti, anche inventati, che vanno a finire dentro la variabile tg. Solo uno ovviamente, non tutti. Come si fa a ottenere l'input e inserirlo in una variabile? Con il parametro /p del comando set. Quindi set/p tg è uguale a inserisci il tuo nome. Che cosa fa questa roba? tg non diventa inserisci il tuo nome, ma è la roba data dall'utente. Perché io ci ho messo, anzi no, prima spieghiamo perché ho messo la stringa. Allora, questa stringa non sarebbe il valore di tg, ma sarebbe quello che viene mostrato quando si vuole inserire il nome. Per esempio, adesso, ecco qui, inserisci il tuo nome gg. C'è scritto gg, premo invio e a questo punto la variabile tg riceve come valore la stringa gg. La chiamo stringa perché si chiama così. Ricordarsi che in programmazione una frase o una parola si chiama stringa e un carattere è sì, una lettera o un numero o qualsiasi cosa che è singola si chiama caratteri. Una stringa è un insieme di caratteri. Allora, perché poi io ho inserito le due stanghette? Si possono anche non inserire, quindi possiamo anche mettere tg uguale inserisci il tuo nome, però verrebbe una cosa così che è scomodissima. Diciamo che le stanghette si mettono per far vedere che c'è uno spazio finale. Nell'eco non potete metterlo, ovvero nel comando eco non potete metterle perché vi registra anche le stanghette stesse e poi sarebbe praticamente inutile. E detto questo, adesso ci stampiamo un bel eco ciao tg. Bene ragazzi, quindi adesso ricapitolando, inserisci il tuo nome, noi scriviamo l'exar e quindi l'exar diventerà il valore di tg, poi chiediamo al programma di stampare un bel ciao e il valore di tg. Quindi quale sarà il valore di tg? L'exar, quindi ciao l'exar. È veramente semplicissimo. Quindi per questo tutorial credo sia abbastanza corto, la piantiamo qui. Se avete bisogno di aiuti potete aprire il cmd.exe, basta che andate sulla barra di ricerca e scrivete o cmd o prompt dei comandi, scritto prompt, e ci scrivete un bel help. Qui ci sarà la lista di tutti i comandi del linguaggio bash. E per vedere ogni istruzione del singolo comando, per esempio eco, ci mettiamo il comando / punto di domanda. Ed ecco qui visualizza messaggio più attivo e disattiva la ripetizione dei comandi. Vedremo poi che cos'è con eco on, eco off. Per adesso abbiamo utilizzato eco messaggio e digita eco senza parametri per visualizzare un'impostazione corrente, ovvero se è on o se è off. Quindi sì, tutto fatto direi. Ci vediamo al prossimo